Volete personalizzare la condivisione di iOS, cioè le iconette contenute nella condivisione di iOS, finestrina che appare al momento di cliccare sulla freccetta di condivisione. Ecco, in questo video vediamo come personalizzare proprio quella parte lì, cioè dare la priorità a un'applicazione piuttosto che a un'altra. Quindi cosa molto interessante, molto utile, almeno personalmente la trovo una cosa molto utile, molto utile. Non lo faremo ovviamente dopo la canzone, ragazzi, la canzoncina che non ho ancora fatta, ma la tiretta era sempre la stessa. Iscrivetevi ragazzi al canale, vi prego, veramente aiutate a crescere questo canalino, e ovviamente se volete azionate anche la campanellina per ricevere le notifiche dei video che posterò in futuro. Quindi andiamo a vedere come personalizzare le icone di condivisione di iOS. In iOS è possibile personalizzare le opzioni di condivisione. Cosa vuol dire? Io adesso sono in foto, ovviamente ogni applicazione ha la compatibilità con altre applicazioni, giusto? Se io vado in foto e clicco su un'immagine e vado nella sezione di condivisione, cosa succede? Succede che foto è compatibile giustamente con Photoroom e CapCut. Certo che se vado in Page, ovviamente queste due applicazioni non le troverò. Come faccio però a modificare questa priorità? No? Io vorrei che Photoroom sia quasi all'inizio, perché se avessi un dispositivo piccolo, ovviamente qui è l'iPad, ovviamente vedo più grande, ma sono un dispositivo più piccolo, devo avere ovviamente le icone più vicine possibilmente alla parte diciamo di sinistra, per avere una maggior chiarezza quando vado a condividere qualcosa. Molto semplice, vado a tutte le ciance, vado sui tre puntini e qui innanzitutto posso cancellare senza andare nel tasto modifica, dando semplicemente uno swipe che è verso sinistra un elemento. Qui devo andare a cancellarlo, vedete che viene ovviamente catapultato di sotto. Togliamo anche libri, per dire, diciamo così, togliamo anche promemoria, e adesso per aggiungere oppure spostare degli elementi vado in modifica, vado a fare più su Photoroom, lo sposto in cima ma non posso andare a airdrop, rimane sempre il primo in classifica diciamo, e quindi posso aggiungere tutti gli elementi che voglio avere sott'occhio. Vado a fare fine e come vedete Photoroom è arrivato al primo posto. Qui sotto la stessa cosa, qui ho le due priorità, chiamiamole così, no? Che quando ho un dispositivo più piccolo vedo queste due per prime, vedo anche le altre, però la comodità è avere la mia condivisione principale in testa. Come faccio? Qui non posso cancellare, vedete, se faccio gli swipe non posso fare nulla, vado giù qua sotto, ok, e quindi entro già nella parte di modifica. A questo punto sì, facendo uno swipe, no scusate, swipe no, qua si usa il meno, posso cancellare ovviamente la funzione, o posso aggiungere. Ecco, io ho visto che condivido tanto su LumaFusion, vado a prendere LumaFusion in fondo, faccio più, ed eccolo qui. Posso spostare in testa anche LumaFusion per averlo proprio all'inizio, vado a far fine e tel key, eccolo qui. Però ovviamente se noi cambiamo applicazione, per dire, non so, andiamo in Page per dire, e andiamo in condivisione, non troverò ovviamente CapCut o ovviamente Photoroom o LumaFusion, troverò ovviamente le mie applicazioni compatibili con questa applicazione, cioè la condivisione compatibile con questa applicazione. E quindi anche qua posso fare ovviamente mettere in testa quello che mi serve, tipo le note, ok, le potrei passare in testa. E andiamo a vedere un po' se io passo in testa le note, faccio così, ok, vado in modifica e passo in testa le note, ok, vado a fare fine, quindi adesso le mie note hanno la priorità. Non hanno la priorità perché forse non ho fatto le note, ho messo messaggi stupidamente, no, le note sono sotto, scusate, non le ho passate su, vado a far così, note, e le metto all'inizio, faccio fine, ok, ho passato messaggi,
Ok, va bene. Adesso torniamo in foto e andiamo a vedere invece la priorità di foto, cosa dà a note, dove le ha messe queste note, ok? Vedete che le ha messe dopo Photoroom, quindi molto carina questa personalizzazione della condivisione di iOS. Ok ragazzi, avete visto quanto è semplice, quindi un'applicazione ha ovviamente condivisione diverse dalle altre. Avete visto che ovviamente Foto ha le icone di condivisione tipo Photoroom e non esiste in Page. Giustamente cosa vado a condividere? Un testo in Photoroom, che è un'applicazione di grafica, da Page, giustamente non ci azzecca niente. Quindi ognuno avrà la sua, ma avete visto, potete dare la priorità. È una cosa molto carina secondo me, soprattutto per quando si utilizza ovviamente dispositivi magari più piccoli che non avete subito sott'occhio quello che volete. Quindi se vi è piaciuto questo video mi raccomando condividetelo con i vostri amici, che se serve questo tipo di aiuto ovviamente saranno ben contenti di ricevere un link. E in ultimo vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima.